amici del bosco, oggi vi faccio vedere 3 modi diversi per fare i trapianti. I trapianti sono un'operazione veramente importante quando si fa l'orto, quindi imparare a farli bene è utile per non veder fallire il proprio lavoro nell'orto. Infatti sbagliare in questa fase potrebbe compromettere la crescita delle piantine. Sono tantissime le piantine che preferiamo far crescere in semenzaio prima di trasferirle in campo per varie ragioni, tra cui la possibilità di anticipare il raccolto. Il trasferimento del panetto di terra dove è cresciuta la piantina nelle sue prime settimane alla terra è un evento veramente traumatico per la pianta, quindi il nostro compito è di renderlo il meno traumatico possibile per favorire poi il successo della nostra coltivazione. Come si trapianta? Anche in questo caso non c'è un unico modo, anche se ci sono delle indicazioni generali che è bene seguire. Oggi vi farò vedere 3 metodi diversi, ciascuno sceglierà il proprio e non soltanto in base alle caratteristiche del proprio orto, ma anche in base al tipo di coltivazione che vuole portare avanti, in base allo stato delle piantine che sta trasferendo. Una cosa molto importante e molto utile da fare prima del trapianto è bagnare bene il pane di terra delle piantine. Questo è utile per varie ragioni. Una ragione è che così diamo già un supporto d'acqua alle piante che si troveranno in questo terreno nuovo e quindi comunque potranno contare su delle riserve d'acqua a disposizione prima di espandere le loro radici. Seconda ragione è rendere anche il panetto più compatto, facile da estrarre, in modo da riuscire ad inserire la nostra piantina a terra senza fare danni alle radici. Il primo metodo che vi faccio vedere è quello di Carlo Cappelletti. Il terreno è già pronto, quindi ho già aggiunto del compost. Le fasi di lavorazione del terreno non ve le mostro in questo video, ce ne sono tanti altri. Qui partiamo già da un terreno, vedete, bello friabile, smosso, arricchito, e quindi andiamo direttamente a mettere giù la piantina. Dobbiamo estrarre la nostra piantina dal suo supporto senza fare danni. È stato abbastanza facile. Vedete quante radici che stanno cominciando anche ad avvolgersi? Sono radici belle bianche, questa è un'indicazione importante che ci dice che la pianta si trova in buona salute, almeno le sue radici sono in buona salute, ma anche delle belle foglie. Questo tipo di controllo sul colore delle radici, sul loro stato, lo possiamo fare anche al negozio. Abbiamo il diritto di chiedere di controllare in che condizioni si trova il panetto della piantina. Una regola generale dice di non rompere il panetto, ok? Quindi se avete il dubbio se aprire tutto questo ammasso di radici o no, la regola ci dice di non farlo. In questo primo metodo però un piccolo intervento sulle radici lo facciamo, andiamo ad aprire un po' il fondo. Quindi ho aperto un po' sotto, semplicemente sotto. Vado a creare la mia buchetta e vado ad inserire la piantina un po' più in basso rispetto al livello che dovrà assumere definitivamente. Il livello finale deve essere questo, cioè il pane di terra sta esattamente al livello del suolo nel quale andiamo a inserire. Poi riaggiungo la terra intorno e dopo con tanta delicatezza afferro tutta la piantina e ritiro su quanto basta per rimettere la piantina al punto giusto e poi compatto un po' la terra. L'operazione che vi ho fatto vedere ha una ragione molto importante. Quello che vogliamo fare è favorire l'allargamento e l'approfondimento delle radici, perché se andiamo a mettere il nostro panetto così com'è, il rischio è che le radici in alcuni casi addirittura tendono ad andare verso l'alto. Noi vogliamo che scendano verso il basso o che almeno vadano in orizzontale. Avendo ritirato sulla piantina abbiamo in qualche modo allungato le radici. Metto anche un po' di vermicompost qua intorno alla piantina dove cresceranno le sue radici, che non guasta mai. Il secondo metodo, qui abbiamo una pacciamatura bella spessa, quindi la prima cosa che faccio è vado a creare un nido, uno spazio per inserire la mia piantina, e quindi scavo tra la pacciamatura
e raggiungo il terreno. Qui si interviene veramente il meno possibile, quindi si fa una buchetta, si smuove la terra soltanto per lo spazio necessario a inserire il nostro panetto, e la piantina non si tocca in nessun modo, non si toccano le radici. Proteggo le foglie della mia piantina con le mani, inserisco, estraiamo la paletta, facendo così con le dita andiamo a inserire bene il panetto. La pacciamatura la riporto intorno, ok, qui arriva al colletto delle piante, poi schiaccio intorno perché il sole possa raggiungere bene le mie foglie. Qui sto lavorando con piantine acquistate da vivai specializzati, che sono quindi particolarmente bravi a creare un panetto di terra compatto che è facile da trasferire. Per fortuna però noi le piantine le possiamo riprodurre anche in proprio, io ne ho tantissime che riesco a riprodurre personalmente. Allora in quel caso mi capita molto più frequentemente che quando vado ad estrarre la pianta il pane non sia così compatto e quindi mi trovo con le radici libere esposte. È sicuramente molto più traumatico per la pianta, ma ci sono anche dei vantaggi, quindi con una buona terra preparata e soffice e ricca possiamo fare anche i trapianti, diciamo così, a radice nuda. Sempre con questo metodo andiamo a trapiantare dei pomodori. Questi sono stati autoprodotti, tra l'altro ci ha pensato Filippo, quindi anche Filippo sta diventando molto bravo. Ecco qua una bella piantina, creo, come fatto poco fa, una buchetta grande appena il necessario per inserire il mio panetto. Ma per i pomodori c'è una variante importante: posso andare ad interrare ben al di sotto del colletto, che invece nelle altre piante va rispettato. I pomodori hanno la caratteristica di creare tante nuove radici lungo il fusto se lo interriamo. Hanno questi peletti qua intorno che appunto diventano delle vere e proprie radici, quindi io posso andare ad interrare . Proteggo la piantina con le mani mentre le giro intorno, perché dobbiamo evitare che si creino per esempio delle rotture nelle foglie, perché ogni taglio per le piante è una ferita dalla quale può entrare una patologia. 1, 2, 3. Per il terzo metodo preparo dei solchi. Se utilizzate un filo i vostri solchi verranno un po' più dritti. Questo metodo è ottimo soprattutto se avete tante piantine da trapiantare. E questa era l'ultima, queste sono barbabietole, dovremo consumare la radice. Adesso l'operazione è delicata ma tutto sommato semplice. Con un rastrello, ma potete usare anche una zappa, vado a sollevare le piantine e al contempo a rincalzarle con la terra che c'è lungo i solchi. L'ultimo passaggio lo faccio a mano per controllare di aver messo bene la piantina ed eventualmente spingerla bene sotto. Comunque mi sembra che sia venuta bene l'operazione. Alla fine di tutti i metodi di trapianto dovete annaffiare e anche pacciamare, quello a seconda insomma dei vostri materiali e dei vostri gusti nell'operazione dell'orto. Dai, ci sono! Ho quasi finito il mio lavoro, fatemi sapere voi adesso quali sono i vostri metodi di trapianto e condividete questo video con un amico che deve imparare a trapiantare. Grazie di aver visto il video, lasciateci un like, ci vediamo al prossimo. Ciao!